Buongiorno, benvenuti, bentornati amici, mi riferisco a tutti quelli che seguono le mie video lezioni, ma anche a tutti coloro, sofista e buona, a tutti coloro che magari mi hanno scoperto da poco e si stanno affacciando da poco ai miei video. Oggi continuiamo con le lezioni sul positivismo, in particolare parliamo dell'importantissimo filosofo britannico Herbert Spencer, che vive tra il 1820 e il 1903. Io avrei voluto avvalermi dell'aiuto della mia gattona, la mia gattona Sofia, a cui io sono molto affezionato, che mi fa sentire meno solo, che è una gatta portafortuna per me, ma che anche questa volta morde, graffia, si divincola, non vuole chiaramente dividere con me l'onere di questa video lezione, quindi va bene, forse è stanca, vuole dormire, lo lasciamo andare. Parliamo di Herbert Spencer. Come tutti sanno, nel 1859 viene pubblicata l'importantissima opera di Charles Darwin, L'origine delle specie, l'esposizione da parte di Darwin della sua teoria sull'evoluzione biologica. In realtà qualche anno prima, già dal 1852, Herbert Spencer aveva anche lui delineato una teoria evoluzionistica che dalla biologia si estendeva alla filosofia e in generale a tutto lo scibile umano, possiamo così dire. Quindi si tratta di un'estensione di una teoria scientifica biologica, quella di Darwin, a una dimensione più ampia, ad una dimensione filosofica che abbraccia tutti gli aspetti dell'universo e della vita, anche della vita umana. Nel 1855 Spencer dà alle stampe i principi di psicologia, in cui la sua teoria dell'evoluzione è decisamente ampliata, sviluppata, spiegata nei particolari. Poi nel 1862, questa è l'ultima opera di Spencer che vi cito, appaiono a stampa i primi principi, in cui appunto la teoria evolutiva di Spencer si presenta come onnicomprensiva, come una sorta di metafisica dell'universo, con forti venature ottimistiche. Secondo Spencer il divenire, l'evoluzione dell'universo è sempre un progresso, è sempre una strada che va verso il bene, quindi forte ottimismo di fondo da parte di Spencer. Iniziamo con la famosa questione dell'inconoscibile, della dottrina dell'inconoscibile di Spencer, che fa riferimento al rapporto tra religione e scienza, rapporto di cui avevano parlato già, abbiamo visto altri positivisti che abbiamo trattato nelle precedenti video lezioni, come Comte oppure Bentham oppure John Stuart Mill. La scienza esaurisce tutte le possibilità della nostra conoscenza e comprensione dell'universo, oppure c'è qualcosa che va oltre l'esperienza, c'è qualcosa di divino. Vi ricordate che molti positivisti e molti di quelli di cui noi abbiamo parlato rispondono negativamente a questo. Non c'è spazio per la religione, non c'è spazio per conoscenze che vadano oltre le teorie scientifiche, che vadano oltre l'esperienza. Bene, Spencer non è molto d'accordo. Spencer ovviamente non è soltanto un filosofo positivista, attenzione, come abbiamo detto sin dall'inizio delle lezioni di questa playlist, di questo argomento, molti positivisti inglesi sono positivisti fino ad un certo punto, soprattutto da un punto di vista morale e politico. Quindi esattamente come Bentham o John Stuart Mill,
Herbert Spencer non va considerato solo come un filosofo positivista, ma come un liberale, uno di coloro che appartiene alla tendenza del liberalismo inglese dell'Ottocento, come appunto Bentham oppure Mill. La teoria dell'inconoscibile, influenzato sicuramente dalla filosofia del romanticismo tedesco, Spencer pensa che vi sia una realtà ultima che sia inconoscibile, che vi sia qualcosa a cui la scienza non può arrivare e che però sia qualcosa che esiste. L'universo è un mistero, dice Spencer, e le scienze sperimentali non riusciranno mai a dissolvere completamente questo mistero. Che vi sia un assoluto, un inconoscibile che va oltre l'esperienza è dimostrato, secondo Spencer, sia dalla religione sia dalla scienza. In fondo, dice Spencer, ogni teoria religiosa è una teoria dell'universo, per quanto a priori, per quanto non sperimentale, ogni religione contiene elementi di una teoria generale sull'universo, e tutte le religioni, indipendentemente dai loro contenuti specifici, e persino se nessuna religione fosse vera, tutte le religioni hanno comunque il merito di aver riconosciuto che il mondo, l'universo è un mistero, e l'universo esprime una potenza, quella che Spencer chiama la potenza dell'universo, la cui spiegazione è assolutamente impenetrabile, inattingibile alle scienze sperimentali. E questo, secondo lui, è attestato dalla stessa ricerca scientifica, perché per quanto il progresso scientifico vada avanti, per quanto si scoprano nuove cose, per quanto questioni che in passato erano considerate misteriose vengano chiarificate dal progresso delle scienze, che collega fatti di ogni tipo, formula generalizzazioni sempre più ampie, per quanto la scienza riduca progressivamente, aumenti le verità e riduca progressivamente ciò che non è conosciuto, l'inconoscibile. Tuttavia le scienze stesse testimoniano che c'è un livello inaccessibile, un livello profondo, un livello di verità profonde che romanticamente Spencer chiama anche assoluto, a cui la scienza non può arrivare e a cui non arriverà mai. Anzi, secondo Spencer, man mano che le scienze sperimentali scavano in ciò che non era conosciuto, dimostrano proprio che c'è qualcosa che è impossibile da conoscere. Man mano che più cose vengono conosciute sperimentalmente, ciò che rimane appare assolutamente inconoscibile, inestricabile. Sia nella vita interiore dell'essere umano, sia nel mondo esterno, nel mondo naturale, lo scienziato, se è sincero, deve ammettere di essere circondato da mutamenti costanti, di cui non si può scoprire né il principio, né la fine, né la vera essenza. Tu puoi descrivere alcuni di questi mutamenti incessanti che formano la vita e l'evoluzione dell'universo, ma non ciò che c'è sotto. C'è una verità ultima. Ogni scienziato in realtà si accorge, secondo Spencer, che tutto può essere conosciuto a livello di fenomeni, ma nulla può essere conosciuto nella sua essenza ultima. I fatti vengono spiegati, e più fatti
fatti vengono spiegati, più spiegazioni, attenzione, vengono a sua volta spiegate da generalizzazioni ulteriori, più è chiaro che ci sarà sempre qualcosa, una realtà ultima che rimarrà sempre inconoscibile. E questa è la famosa teoria dell'inconoscibile di Spencer. Le religioni e le scienze sperimentali, secondo Spencer, collimano, sono correlative, possono andare d'accordo, si integrano da questo punto di vista, ovvero le religioni ci avvisano e lo hanno capito sin dai primordi che c'è un mistero che può essere interpretato in vari modi ma non sarà mai svelato nell'universo, mentre le scienze parallelamente spiegano che esiste questo mistero, appunto questo assoluto, proprio perché le scienze conoscono solo in maniera relativa e quindi non coglieranno mai l'assoluto. Ma l'assoluto, dice Spencer, c'è, altrimenti non potremmo neanche parlare, non potremmo neanche avere la misura di cosa sono le conoscenze relative. Ripeto, le religioni potrebbero essere tutte false, potrebbero non avere niente di vero nei loro contenuti specifici, però comunque ci danno un'immagine, per quanto primordiale, di una verità certa. Quindi sia le religioni sia le scienze riconoscono l'esistenza di un assoluto, di un incondizionato, però il compito della religione è diverso da quello della scienza. La religione deve mantenere vivo il senso, l'idea di questo mistero. Il compito della scienza invece è quello di scoprire sempre più fenomeni, accorgendosi appunto che non riuscirà mai a cogliere l'assoluto. La scienza coglie soltanto la conoscenza del relativo. Certo, le religioni sbagliano pretendendo di dare una conoscenza specifica dell'inconoscibile, di aver capito, di aver trovato la soluzione dell'enigma dell'inconoscibile. In realtà anche le religioni, come le scienze, non possono dire niente in merito a cosa sia con precisione l'inconoscibile, ma anche la scienza sbaglia se e quando pretende di conoscere appunto l'inconoscibile, cioè di inserire l'inconoscibile all'interno delle conoscenze positive, delle conoscenze sperimentali. E insomma, da questo punto di vista, scienza e religione per Spencer sono correlative, cioè portano alla stessa opinione da un punto di vista del pensiero. D'altra parte, dice Spencer, se la religione ha avuto questo merito altissimo, cioè di aver percepito sin dalle origini questa verità, cioè l'esistenza dell'inconoscibile, e di aver sempre insistito sull'esistenza dell'inconoscibile, è anche vero, dice Spencer, che è stata poi la scienza che ha aiutato oppure ha costretto la religione a purificarsi, a eliminare da sé molti elementi magici, superstiziosi, animistici. Vediamo adesso la famosissima teoria dell'evoluzione dell'universo da parte di Spencer. Spencer, abbiamo visto, dà molta importanza alla filosofia. Lui estende la teoria darwiniana, o forse meglio lamarckiana, dell'evoluzione anche al campo filosofico, al di là delle specie biologiche. Anzi, per Spencer la filosofia è la conoscenza più alta in grado, quella che produce i livelli più alti di generalità, di generalizzazione. Infatti, dice Spencer, le verità scientifiche che cosa fanno?
nascono comunque dal senso comune, ve l'ho scritto qua, dal senso comune si passa dalle verità scientifiche particolari. Quindi attenzione, la scienza non è qualcosa di diverso, di molto diverso dalla conoscenza quotidiana. Il senso comune, le conoscenze più basilari, più quotidiane, danno origine a delle verità scientifiche che sono inizialmente, attenzione, delle generalizzazioni limitate, delle generalizzazioni particolari. Le conoscenze del senso comune vengono sviluppate, vengono ampliate, vengono perfezionate dalle scienze sperimentali, però le prime verità scientifiche che sorgono nel progresso delle scienze sperimentali sono limitate, cioè sono, come vi ho scritto, verità scientifiche particolari, delle prime generalizzazioni, delle generalizzazioni piuttosto particolari, e inoltre le prime verità scientifiche sono separate l'una dall'altra, diciamo così, hanno questo limite, ma poi in un successivo processo continuo e lento di unificazione, le verità scientifiche particolari, da separate e limitate che erano, vengono capite unificate ad un livello di generalizzazione molto più ampio, molto più unitario, e quindi sorgono teorie scientifiche universali che si allontanano il più possibile dai fatti particolari, e quindi queste generalizzazioni più ampie della scienza danno una conoscenza più unificata rispetto alle verità scientifiche particolari. Però attenzione, la scienza, anche nel suo massimo grado di generalizzazione, nei suoi primi principi, è una conoscenza unificata, ve l'ho scritto qui, una conoscenza unificata comunque in maniera parziale. Quindi ogni generalizzazione scientifica più ampia comprende, consolida, raffronta, collega le une con le altre le generalizzazioni precedenti che erano più ristrette, erano più particolari. E così fa la filosofia, cioè la filosofia, attenzione, si comporta con le teorie scientifiche universali come queste si erano comportate con le teorie scientifiche particolari. Non so se mi spiego. Cioè la filosofia prende le teorie scientifiche, anche quelle universali, che rappresentano un sapere parzialmente unificato, e la filosofia le unifica ancora di più, dando luogo ad una conoscenza totalmente unificata. Quindi la filosofia in qualche modo comprende al suo interno tutte le teorie scientifiche, anche proprio le più universali, col massimo grado di generalizzazione. Quindi la filosofia rispetto alla scienza è una disciplina che ha un più ampio grado di generalizzazione. La filosofia infatti viene definita da Spencer la scienza dei primi principi. Se la scienza, anche nel suo massimo grado di generalizzazione, è una conoscenza parzialmente unificata, la filosofia è una conoscenza totalmente unificata. Quindi grande ruolo della filosofia, assegnato alla filosofia da Spencer, anche in confronto alle scienze. La filosofia dunque è scienza dei primi principi, in cui il processo di unificazione della conoscenza viene portato al limite estremo, alla massima generalizzazione possibile, una generalizzazione superiore a quella delle scienze sperimentali. Quindi la filosofia è il prodotto finale di un processo di conoscenza che comincia con un collegamento grezzo, rozzo di poche osservazioni quotidiane, poi elabora proposizioni sempre più generali, sempre più lontane da fatti particolari, ma termina in proposizioni universali che sono resi ancora più universali dalla filosofia.
Quindi la conoscenza di grado molto basso non è unificata. La scienza al suo più alto livello è una conoscenza parzialmente unificata. La filosofia, come abbiamo detto, è un progresso anche rispetto alle generalizzazioni scientifiche, perché la filosofia consiste in una conoscenza totalmente unificata. Allora attenzione, per raggiungere questo scopo la filosofia deve essere strettamente collegata alla scienza che dà le massime generalizzazioni. La scienza è arrivata alle massime generalizzazioni in base alle teorie scientifiche più universali, cioè a dei principi primi. Questi principi primi per Spencer sono tre, li ho scritti qua: l'indistruttibilità della materia, la continuità del movimento e la persistenza della forza. Questi sono i principi generali che regolano tutto l'universo, che regolano tutti i fenomeni. Principi di questo genere, generalissimi, come avete capito, non sono caratteristica di una sola scienza, essi interessano tutte le scienze e vanno unificati, questi tre principi generali, in un unico principio che Spencer definisce così: la redistribuzione continua della materia e del movimento. Io qua non ve l'ho scritto tutto perché non entrava. La redistribuzione continua della materia e del movimento è il succo, è il principio dei principi, è il principio che unifica anche questi tre principi primi, proprio generalissimi. Vi siete accorti che questi principi, l'indistruttibilità della forza, la redistribuzione continua del movimento e così via, sono principi di stampo dinamico? Infatti Spencer scrive che non esiste il riposo, non esiste la quiete, non esiste la permanenza assoluta in natura, nell'universo, e quindi sia i costituenti proprio basilari della materia, sia gli aggregati più complessi, cioè gli oggetti che mettono insieme dei costituenti materiali più semplici, vanno incontro ad ogni istante a dei mutamenti. Tutto è in continuo mutamento, tutto subisce un continuo mutamento di stato. Ebbene, la legge di questo incessante e generale mutamento, che rappresenta, ecco, insieme l'unificazione di questi principi fondamentali, è l'evoluzione. L'evoluzionismo di Spencer, quindi la legge dell'evoluzione, l'evoluzione guida tutto l'universo, guida tutti i fenomeni che esistono nell'universo. Nel 1857, 2 anni prima di Darwin, in un famoso articolo, Spencer usa il termine evoluzione. Questo termine evoluzione, appunto, 2 anni dopo verrà reso famoso perché viene adottato da Darwin nel suo famoso libro che spiega l'evoluzione delle specie ad opera della selezione naturale. Però abbiamo detto che Darwin si limita ad una teoria biologica, cioè si limita ad un'evoluzione, ad un evoluzionismo che riguarda le specie viventi, la biologia. Spencer invece parla dell'evoluzione del tutto, non solo dell'universo, ma di qualunque cosa. Spencer parla dell'evoluzione universale, dell'evoluzione dell'universo. Secondo Spencer, la legge dell'evoluzione in generale ha tre caratteristiche che vi ho scritto qua: il passaggio dal meno coerente al più coerente, il passaggio dall'omogeneo all'eterogeneo, il passaggio dall'indefinito al definito. Queste, secondo Spencer, sono le tre caratteristiche fondamentali dell'evoluzione. Vediamo la prima, facciamo un esempio. Che vuol dire passaggio da una forma meno coerente a una forma più coerente?
Lui fa l'esempio del sistema solare. Il sistema solare è qualcosa di coerente, ma è nato da una nebulosa che era qualcosa di più incoerente. Secondo principio dell'evoluzione, passaggio dall'omogeneo all'eterogeneo. Questo fatto può essere visto nei fenomeni biologici, per esempio le piante, gli animali inizialmente sono amorfe, sono omogenee, mentre invece poi nei loro successivi gradi di sviluppo le piante oppure gli animali diventano molto differenziati tra loro, sviluppano organi, tessuti, funzioni sempre più complesse, quindi appunto sempre più eterogenee. All'inizio le piante e gli animali erano più o meno tutte della stessa specie, tutte più o meno uguali e appunto quindi erano omogenee. Poi si differenziano, si distinguono molto tra loro nel corso del tempo, vanno a sviluppare specie l'una molto diversa dall'altra, quindi vanno a incrementare il loro grado di eterogeneità. La terza e ultima caratteristica dell'evoluzione, abbiamo visto, è il passaggio dall'indefinito al definito. Per esempio, Spencer fa l'esempio del passaggio da una tribù selvaggia ad un popolo civile, almeno lui usa questa terminologia, tribù selvaggia e popolo civile. All'inizio in una tribù selvaggia non c'è una divisione di compiti e di funzioni, tutti più o meno si occupano di tutto, anche perché i compiti e le funzioni sono molto semplici, sono molto rudimentali all'inizio della storia umana. Poi invece all'interno di quelli che Spencer chiama popoli civili, i compiti e le funzioni si specializzano, sono chiaramente specificati, nasce una differenza, una divisione del lavoro, una divisione dei compiti. Queste dunque sono le tre caratteristiche fondamentali della legge dell'evoluzione di Spencer, che, ripeto, non riguarda soltanto la biologia come in Lamarck oppure in Darwin, ma riguarda tutto l'universo, l'evoluzione dell'universo, l'evoluzione di tutte le particelle materiali dell'universo, l'evoluzione di ogni tipo di aggregato materiale, di ogni tipo di classificazione di fenomeni. Cito Spencer che dà una definizione di che cosa sia in realtà l'evoluzione, come può essere definita l'evoluzione. Spencer dice che l'evoluzione può essere chiamata un'integrazione di materia accompagnata da dispersione di moto, in cui la materia passa da una omogeneità indefinita, incoerente, a una eterogeneità definita, coerente, mentre il moto trattenuto subisce una trasformazione parallela. Sono più o meno le cose che ho cercato di spiegare poco fa. Come abbiamo detto più volte, quindi Spencer espande la teoria dell'evoluzione, la applica a molti ambiti, per esempio alla biologia, ma anche all'etica, al funzionamento della società. Vediamo un attimo queste dottrine di Spencer. Abbiamo visto l'ottimismo di Spencer, l'abbiamo già detto, l'evoluzione per lui è un progresso necessario, inarrestabile, che impedisce qualunque fermata, qualunque stato di quiete. Al punto di partenza noi abbiamo l'omogeneità. L'omogeneità comunque è una condizione instabile, dall'omogeneità l'evoluzione parte necessariamente. In tutti gli ambiti, in tutti i casi, dice Spencer, troviamo un progresso verso l'equilibrio. E poi per quanto riguarda più specificatamente l'uomo e la società umana, l'evoluzione, dice Spencer, può finire solo con l'instaurarsi della perfezione più grande e della felicità
più completa tra gli uomini, quindi vedete un ottimismo, anche un ottimismo storico. È vero che Spencer dice che alcune condizioni di equilibrio, di prosperità possono anche venire meno, possono non durare in maniera indefinita, alcune acquisizioni possono essere distrutte, ma dice Spencer, anche la situazione di caos, di dissoluzione, di declino non è mai definitiva, perché dal caos e dalla distruzione inizia un nuovo processo di evoluzione e quindi l'universo, anche l'uomo e la società umana progrediscono sempre verso il meglio. Voi direte un po' eccessivo come ottimismo, è un ottimismo scientista, un ottimismo che in realtà ha delle basi metafisiche, non sperimentali, e comunque appunto questo è il punto. Spencer offre una visione metafisica dell'evoluzionismo, almeno certi interpreti la definiscono così. E comunque appunto Spencer si occupa anche di ambiti precisi, prima di tutto la biologia. Spencer pensa che la vita consista nell'adattamento degli organismi all'ambiente, l'ambiente che muta di continuo e quindi cimenta gli organismi affinché possano adattarsi all'ambiente. Quindi attenzione, l'ambiente continuamente mutevole non è realizzato per favorire le forme di vita, anzi attenzione, le specie, le forme di vita, e qui lui è d'accordo con Darwin, si trovano in un ambiente ostile, in un ambiente che non avevano previsto, anche perché si tratta di un ambiente che si trasforma continuamente e quindi gli organismi si devono adattare. Come rispondono gli organismi alle sfide, alle sollecitazioni dell'ambiente che cambia? Differenziandosi di continuo e differenziando di continuo i loro organi. Attenzione, questa appunto è evoluzione biologica, ma non tanto nel senso di Darwin quanto nel senso di Lamarck. Ricordate che Lamarck era un importante evoluzionista, però rispetto a Darwin che venne dopo, Lamarck sbagliava. Ma noi abbiamo detto prima che Spencer elabora la sua teoria dell'evoluzione prima dell'opera fondamentale di Darwin, quindi è più legato in alcuni aspetti a Lamarck, cioè, come diceva Lamarck, anche Spencer pensa che l'ambiente agisca, modifichi il vivente producendo strutture e organi, appunto producendo strutture e organi nuovi, differenziati, da cui parte una selezione naturale, e qui Spencer la pensa come Darwin, che favorisce la sopravvivenza del più adatto. Soltanto che Spencer, a proposito dei più adatti, pensa scorrettamente, appunto come pensava Lamarck, non correttamente come pensava Darwin, che i mutamenti avvenissero a livello di singolo individuo, no? Cioè mutamenti organici individuali che poi vengono trasmessi per ereditarietà ai figli, ai discendenti. Come diceva Lamarck, se l'ambiente in cui si trova la giraffa pone il nutrimento della giraffa ad un livello molto alto, alcune singole particolari individuali giraffe, per arrivare al nutrimento, per sopravvivere, per poter mangiare, allungheranno il loro collo si allunga durante la vita delle giraffe, e poi questa modificazione viene, noi diremmo oggi attraverso il DNA, per ereditarietà,
trasmessa ai tutti i figli di queste giraffe. Invece noi sappiamo che non è così. Darwin dice che le giraffe che sopravvivono, che si adattano all'ambiente, sono quelle che casualmente, noi oggi diremmo in base al loro DNA che è mutato casualmente, nascono con un collo più grande. Invece secondo Lamarck e secondo Darwin, capite, la giraffa allunga il collo per adattarsi all'ambiente e poi l'allungamento del collo viene trasmesso ai discendenti. Quindi questa è la visione, ecco, di Spencer, molto simile a quella di Lamarck. Spencer affronta anche la questione della nascita della vita, la vita organica che nasce dalla vita inorganica. Spencer parla proprio di vita inorganica. Spencer tende a pensare, anche se lui stesso dice di non esserne sicuro, che la vita organica abbia avuto origine da una massa indifferenziata che, pur essendo indifferenziata, possedeva comunque tuttavia in se stessa una tendenza ad organizzarsi, una capacità di organizzarsi, di diventare più strutturata, più eterogenea, di evolversi. Per quanto riguarda la psicologia, Spencer la pensa in maniera diversa da Comte. Ricordate che Comte negava l'esistenza della psicologia come scienza autonoma. Comte scioglieva la psicologia, la divideva in parte all'interno della biologia, in parte all'interno della sociologia, cioè di altre due scienze, ma la psicologia non esiste come scienza autonoma. E invece Spencer non è d'accordo, pensa che la psicologia possa esistere come scienza separata, autonoma rispetto ad altre scienze, sia possibile fondare la psicologia proprio positivisticamente e empiricamente. Secondo Spencer il compito della psicologia dovrebbe essere quello di esaminare, di studiare le manifestazioni psichiche che vanno dai livelli più bassi, per esempio i moti riflessi, per arrivare alle forme più evolute, come i gradi più alti, per esempio quelle che si esprimono nella creazione di opere d'arte, oppure nella logica della ricerca scientifica, nel lavoro di ricerca dei grandi scienziati. Attenzione, nella coscienza umana, secondo Spencer, ci sono elementi a priori non nel senso di Kant, attenzione, ci sono elementi a priori nella coscienza umana, nel senso che sono elementi che sono indipendenti dall'esperienza singola, dall'esperienza casuale di ogni individuo. Quindi, insomma, Leibniz e Kant avevano detto questo, quindi pensa che ci sia qualcosa in qualche modo di innato nell'individuo. Probabilmente sì, però attenzione, anche se questa distinzione che vi dirò non è facile da capire, secondo Spencer quello che è a priori per l'individuo è a posteriori per la specie. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il cambiamento in base a questi a priori avviene prima nei singoli individui, nei comportamenti intellettuali dei singoli individui. Soltanto dopo un certo tempo questi comportamenti, quando riguardano molti individui e sono uniformi, costanti, si espandono a tutta la specie nel suo sviluppo e vengono trasmesse queste caratteristiche intellettuali attraverso la struttura materiale del sistema nervoso, trasmessi per ereditarietà ai figli, ai discendenti. Quindi non è come in Kant che ciò che a priori è vero è valido, cioè ci sono queste esperienze, schemi fissi ed ereditati, ma non è escluso che possano essere sbagliati, possano essere nocivi, possano mutare, e comunque ogni individuo possiede degli elementi a priori, però questi elementi si diffondono dopo un certo tempo
all'interno della specie, cioè si universalizzano dopo un certo tempo, cioè sono a posteriori dal punto di vista della specie. Un'altra differenza tra Spencer e Comte è la maggiore attenzione per la libertà dell'individuo in Spencer rispetto a Comte. Secondo Spencer la sociologia deve essere comunque finalizzata alla difesa, alla libertà dell'individuo e dei suoi diritti fondamentali. Su questo tema Spencer scrive un'opera fondamentale dell'individualismo liberale che si intitola L'uomo contro lo Stato, che viene pubblicata nel 1884, ma le stesse idee politiche Spencer le esprime anche nell'opera Statica sociale, pubblicata prima nel 1850, poi rielaborata in una successiva edizione nel 1892, ma anche i principi di sociologia di Spencer del 1896 vanno nella stessa direzione. L'individuo non deve essere schiacciato dallo Stato, come sembrava dire Comte. Secondo Spencer la società esiste per gli individui, in funzione degli individui, al servizio degli individui e non viceversa. Lo sviluppo della società, lo sviluppo positivo, lo sviluppo virtuoso della società è dovuta alla realizzazione dei singoli e delle diverse attitudini, molto diverse, anche variegate l'una dall'altra, dei singoli individui. Ricordate che John Stuart Mill nel suo trattato On Liberty, di cui abbiamo parlato, sosteneva più o meno le stesse cose. Spencer non vuole l'intervento dello Stato, che secondo lui finisce inevitabilmente per limitare le libertà dei cittadini. All'interno dell'opera L'uomo contro lo Stato critica quello che lui chiama il grande pregiudizio dell'epoca presente, che è una sorta di divinizzazione, di esaltazione del Parlamento. Il Parlamento, dice Spencer, non può fare tutto. Spencer è a favore della democrazia liberale, ma il potere del Parlamento, il potere legislativo deve essere limitato. Non può lo Stato, non può il Parlamento, non possono le leggi schiacciare la libertà dell'essere umano, quindi è pericoloso permettere che un Parlamento possa approvare qualunque tipo di leggi. Quindi per lui gli autentici liberali devono negare una autorità eccessiva al Parlamento. Dice Spencer, così come il vecchio liberalismo negò il potere illimitato del sovrano assoluto, adesso il nuovo liberalismo deve negare il potere illimitato del Parlamento. Spencer è un liberale, ma è fortemente più individualista, è molto più individualista e molto più anti-statalista rispetto a personaggi come gli utilitaristi, come Bentham oppure a John Stuart Mill. Spencer sostiene di essere fortemente realista. Non si può cambiare il mondo, non si può cambiare il mondo in profondità o migliorarlo troppo velocemente, accelerare il corso della storia semplicemente con la volontà, semplicemente con delle riforme, semplicemente con delle leggi, perché l'animo umano muta, come abbiamo visto, in base ad una lenta evoluzione che non può essere forzata o accelerata dalle leggi o da un potere coercitivo. Quindi è piuttosto pessimista, insomma, sull'intervento dello Stato, sulla possibilità delle riforme, è piuttosto pessimista in generale nei confronti della politica. Pensate che Spencer non crede molto neanche all'educazione. L'educazione, dice Spencer, può abbreviare il periodo tra l'infanzia e la maturità,
No, non è possibile. Per arrivare da uno stadio all'altro ci vogliono, per quanto noiosi, processi di modificazione e di sviluppo che sono lenti, che sono insensibili, che nelle società umane avvengono attraverso secoli, attraverso millenni, attraversando appunto piccole modificazioni successive. Da questo punto di vista, quindi, Spencer è un conservatore. Per lui lo sviluppo della società umana e lo sviluppo della società avviene gradatamente e lentamente in base alle leggi dell'evoluzione, e quindi in qualche modo la biologia prevale sulla politica e sull'azione umana. Questo sviluppo graduale lui lo distingue anche in epoche diverse, infatti dice che siamo passati molto lentamente appunto dalla società basata sul regime militare, in cui il potere appunto era dello Stato che dominava gli individui, al regime industriale, che secondo Spencer ha come vantaggio quella di liberare l'indipendenza, l'attività degli individui. Spencer comunque riconosce anche dei limiti, dei pericoli nella società industriale, perché secondo Spencer la società industriale accresce in maniera eccessiva il desiderio di guadagno egoistico, e le grandi industrie rischiano di dare scarsa importanza alle libere attività, alla creazione libera del singolo anche in economia. Quindi l'etica di Spencer è un'etica a base biologica, che quindi non è proprio in accordo con l'etica utilitaristica di Bentham o di John Stuart Mill, ma anche di suo padre, ricordate, James Mill. I principi morali, le norme, le obbligazioni non possono essere istituite da liberi atti di volontà oppure dall'applicazione di determinate leggi. I principi morali anche interiorizzati diventano obblighi soltanto a seguito di un lento adattamento dell'uomo alle condizioni di vita. Cioè non è una legge, ma è l'evoluzione biologica che produce queste norme morali. L'evoluzione, l'abbiamo visto, accumula e trasmette per ereditarietà schemi di comportamento, esperienze, e quindi fornisce, come abbiamo detto prima, degli a priori morali che, come abbiamo detto, sono a priori per l'individuo, ma sono a posteriori per la specie. Queste norme morali in realtà vengono rispettate, secondo Spencer, soltanto quando vengono interiorizzate, quando diventano proprio caratteristiche biologiche a livello intellettuale. Non possono essere forzate dalla coercizione dello Stato o della legge. Ci sono comportamenti che sono importantissimi, fondamentali per la sopravvivenza della specie, per esempio proteggere la propria moglie o i propri figli, educarli e così via. Ma perché gli uomini attualmente realizzano questi comportamenti? Non per un'obbligazione, per una legge, per una costrizione, perché lo Stato o qualcun altro ti costringe. E quindi così avverrà anche con altre cose, con nuove norme morali più avanzate, più progressiste, ma avverrà, attenzione, con i tempi lunghi dell'evoluzione. E quindi anche azioni più elevate, anche una morale, una pratica sociale, un'organizzazione sociale più progressista potrà essere sviluppata molto lentamente, e attenzione, verrà accettata e messa realmente in pratica quando sarà interiorizzata, quando sarà considerata una cosa normale, una cosa spontanea, come le norme morali di adesso. Anche ulteriori norme morali
più avanzate potranno instaurarsi soltanto con i tempi lunghi dell'evoluzione biologica, quando tutta la specie sarà persuasa di queste norme morali, non quando queste norme morali vengono imposte dallo Stato, dalle leggi, dalla scuola e dall'educazione. Bene, io ho terminato di dirvi un po' tutto quello che sapevo su Herbert Spencer. Spero di essere stato preciso, la materia non è facilissima, forse mi sono allungato troppo, però ho cercato di spiegare in maniera piuttosto dettagliata il pensiero di questo importante filosofo britannico dell'Ottocento, inizio Novecento. Vive soltanto 3 anni nel Novecento, Herbert Spencer. Ci vediamo all'interno delle prossime video lezioni o di qualunque video lezione che all'interno del canale voi vorrete gentilmente visionare e ascoltare. Arrivederci a tutti.